Per un service come Azzare, con un'esperienza decennale alle spalle all'interno della manifattura additiva, è importantissimo fornire ai propri clienti non solo il puro servizio di produzione, ma anche un servizio di consulenza sul design e sull'ottimizzazione topologica dei prodotti che il cliente vuole investigare e vorrebbe stampare con le soluzioni additive. L'ottimizzazione topologica è una tecnica di reingegnerizzazione e redesign del componente che prende in considerazione però le proprietà del materiale, i carichi a cui questo componente sarà soggetto e quindi è mirata all'ottimizzazione delle performance del componente. L'ottimizzazione topologica come tecnica di progettazione non è recente degli ultimi anni, in realtà esiste da diverso tempo, però non esisteva una tecnologia produttiva che potesse sfruttarne appieno le potenzialità. Con la stampa 3D invece, con questa possibilità di creare forme più liberamente, costruire forme anche complesse, con una certa libertà, con una certa semplicità, l'ottimizzazione topologica può essere sfruttata al pieno delle sue potenzialità. L'ottimizzazione topologica ad oggi è un sistema di calcolo che ti permette di avere in output una geometria ottimizzata partendo dall'input delle sollecitazioni del progetto. Tante volte si utilizza l'ottimizzazione topologica quando non si ha neanche l'idea della forma finale dell'oggetto, ma si sanno solo quelli che sono i requisiti funzionali del prodotto. Per questo motivo poter utilizzare un sistema di calcolo, comunque un'analisi topologica del componente per arrivare a una geometria migliore da produrre è uno dei plus maggiori, essenzialmente perché tante volte questa geometria non può essere stampata in nessun altro modo che con le soluzioni additive. L'ottimizzazione del design di un componente in ottica di stampa additiva è la modifica, la ricerca di una migliore geometria in modo che alcuni feature, alcuni particolari del componente risultino producibili conformi direttamente da stampa e quindi si vanno a seguire delle linee guida generali della stampa 3D che sono le solite, ad esempio sottosquadre a 45 gradi o il diametro massimo di 8 mm per i canali, che fanno in modo che il componente non necessiti di supporto in particolari zone. I software che svolgono l'ottimizzazione topologica lavorano tenendo in considerazione i carichi che saranno applicati sul componente e il materiale, quindi le proprietà del materiale con cui è realizzato il componente. Il motivo per cui si può ottimizzare topologicamente sia un componente metallico che un componente plastico. In questo modo l'ottimizzatore andrà a sottrarre materiale in modo da lasciarlo solo dove è esattamente necessario per il funzionamento del componente. Per fare questo tiene in considerazione solo le linee di flusso dei carichi e quindi va sostanzialmente a simulare il componente per capire quali sono i carichi presenti all'interno e lascia materiale solo dove serve. L'ottimizzazione topologica in tantissimi casi è essenziale, soprattutto se stiamo parlando di una produzione finale additiva. Questo perché ci permette davvero di ridurre ai minimi termini l'apporto di materiale e quindi ridurre magari drasticamente i tempi produttivi a parità di componente pensato per applicazioni o costruzioni differenti dal metodo tradizionale. Quando si parla di produzione additiva, l'ottimizzazione topologica è un fattore chiave perché ci permette davvero di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche del prodotto, mantenendo comunque il focus principale sull'economicità e la funzionalità del particolare stesso.